Hey Marmaia, bentornati sul canale, sono Ben e nuovamente è giunto il momento di mostrarvi quali sono i giochi in uscita nel mese di gennaio 2024 e aprire il nuovo anno. Mi raccomando, video visto per intero e fino alla fine e ricordate, parola d'ordine, mai preordinare. Partiamo subito. Crumbling è un delizioso roguelike in cui dovrete scartare i vostri eroi da loro blister e muoverli all'interno di diorami combattendo mostri che non sembrano poi così cattivi. È un hack and slash in cui reazione e tempismo saranno la chiave per schivare gli attacchi dei nemici e contrattaccare. In arrivo a gennaio senza un giorno preciso su SteamVR, Visori Quest e Pico 4. This should do the trick. Ultimate power. The end. Il 4 gennaio su visori MetaQuest arriva Micro Machines Mini Challenges Mayhem, una folle corsa delle micro auto più famose del mondo, ma in tracciati che voi stessi costruirete all'interno di casa vostra. Le piccole auto sfrecceranno tra i mobili di casa vostra spostandosi perfino tra le varie stanze grazie a dei portali. Il 18 gennaio arriva uno dei giochi più attesi. Sarebbe dovuto arrivare a dicembre, ma è stato posticipato ed è stato un bene perché non avrei saputo dove trovare il tempo per coprirlo. Sto parlando di Bulletstorm VR, remake in realtà virtuale di uno degli sparatutto più scorretti di sempre. Già disponibile in flat, shooting frenetico, un mucchio di parolacce, volgarità e violenza senza un motivo specifico, ma soprattutto boss giganteschi. Bulletstorm VR arriva su visori MetaQuest, SteamVR e PSVR 2. Il 18 gennaio arriva anche Hunt Together, un PvP horror a 2 giocatori che si dovranno sfidare in un duello 1 contro 1, spettro contro cacciatore, oppure in una modalità 1 contro 3. Entrambe le parti non avranno vita facile nel trovare l'avversario in questo macabro nascondino, che prenderà forma in ambienti spettrali come una villa infestata, un orfanotrofio abbandonato e una miniera sotterranea. Alla data di uscita il gioco sarà disponibile su SteamVR e visori MetaQuest, ma il crossplay tra le piattaforme sarà disponibile da febbraio. Now I have some time to work. Il 25 gennaio, solo su visori MetaQuest, arriva Demeter, The Asclepios Chronicle, un'avventura platform in terza persona rivoluzionaria, pensata per essere giocata in mixed reality. La particolarità di questo gioco è che i livelli sono generati sfruttando l'ambiente reale. Vedrete quindi Atalante, protagonista di questa avventura, arrampicarsi sui vostri mobili, scivolare sotto i divani e utilizzare pavimento e pareti delle vostre stanze. L'obiettivo è quello di salvare il pianeta Demetra, mondo che vi circonderà mettendovi al centro dell'azione, mentre tutto prende forma in casa vostra. It all began with a singularity, a dot in the fabric of the cosmos. Pilot, do something! It's chasing me! Prima di passare ai giochi PC e console in uscita a gennaio, vediamo quali sono i giochi che questo mese verranno messi a disposizione su Quest Plus. Knock, gioco multiplayer che unisce calcio e tiro con l'arco con l'obiettivo di direzionare la palla nella porta avversaria, e Richie's Plank Experience, un classico della VR da far provare ad amici e parenti e in cui si deve camminare su una tavola sospesa a decine di metri d'altezza. Questi giochi saranno gratuiti per tutti quelli che hanno attivato un abbonamento Quest Plus e saranno disponibili finché questo viene tenuto attivo. È il momento dei giochi flat, ma prima vi ricordo di dare uno sguardo alla descrizione del video e al primo commento. Troverete i miei link Amazon per l'acquisto di Quest 3, il mio referral Meta per ricevere 60 euro all'attivazione del visore e il link del gruppo Telegram con la lista di tutti i miei giochi col 25% di sconto. Usando questi link date una mano al canale, avendo anche un vantaggio per voi stessi. Grazie mille per il supporto. Adesso ecco i giochi in uscita nel mese di gennaio su PC
e console. Il 18 gennaio la saga di Prince of Persia rivive in The Lost Crown, riproponendo la formula del capitolo originale con visuale a scorrimento laterale, unendo scene cinematiche spettacolari. Disponibile su PC, Switch, Xbox Series X, S e One e PlayStation 4 e 5. Prince Hassan has been kidnapped. Take the lead, Sargon. You are to leave for Mount Karth at once. Bring him back. Bring back my... Il 19 gennaio c'è la remastered di The Last of Us Part 2 su PlayStation 5 e basta! Il 24 gennaio su PC arriva Enshrouded, un mix di stili che contiene parti di un Souls-like, crafting, RPG e fantasy. Non ho ben chiaro cosa si possa fare, ma a vederlo sembra divertente e interessante. Potreste vederlo su questo canale. Heroic Flameborn, you will use your deadly sword skills to slay your enemies. That is not a sword. Okay, that's not... E infine, il 26 gennaio, Tekken 8 torna su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X per farci picchiare di brutto come ai vecchi tempi, ma con un comparto tecnico moderno e rinnovato. Un classico intramontabile. 俺は命に変えても大事な人たちを守りたい。Anche Game Pass riceverà nuovi giochi per gli abbonati, che potranno giocarli gratuitamente a partire dalle seguenti date. Al momento è previsto l'arrivo di Turnip Boy Robs a Bank, divertente e colorata avventura in cui dovrete organizzare ed effettuare una rapina in banca, unendovi a una banda di sottaceti, con tanto di ostaggi, scontri con le guardie e acquisto di oggetti proibiti sul mercato nero. Disponibile su Game Pass dal 18 gennaio. Ne saranno annunciati sicuramente di altri e vi aggiornerò non appena saranno disponibili. Bene, questi erano i migliori giochi in uscita nel mese di gennaio su PC, console e VR. Fatemi sapere tra i commenti quali tra questi avete intenzione di comprare. Grazie per la vostra visione completa, like, iscrivetevi e continuate a seguire. Supportate il canale tramite il tasto super grazie. Da Ben è tutto, ci vediamo alla prossima e buon divertimento. Un saluto, Marmaglia.